L'altra settimana sono andato, mi sono fatto convincere contro tutti i miei propositi di andare di nuovo all'Ikea da mia moglie. Non un Ikea qualsiasi, l'Ikea della Nagnina, un Ikea che a quanto pare, quando siamo arrivati, c'era una fila come si vedeva nelle discoteche il sabato sera negli anni 90, quindi proprio una fila con tanto di buttafuori, bodyguard e tutti educatamente in attesa di entrare. Per fortuna non si pagava il biglietto. E, e una volta dentro a questa Ikea vedi come le persone passano la domenica pomeriggio. Posti culturali, sì, in una città come Roma ovviamente ce ne sono, ci sono tanti eventi, ma immagino una piccola media città di provincia dove di questi eventi culturali ce ne sono molti di meno, ma i centri commerciali sono grandi come quelli di Roma o di Milano, a volte anche più grandi. La provincia vuol far vedere la sua potenza attraverso la costruzione di questi templi giganteschi che a volte superano quelli delle metropoli. E la gente cosa fa? La gente vive ormai, viviamo tutti in delle città distopiche, delle città da cui quando esci dal portone di casa tua non sai proprio dove andare, se non vuoi essere consumatore. Se vuoi essere consumatore hai 1000 opzioni, ma se vuoi, come dire, sfuggire a questa alienazione strisciante, cioè vuoi andare in un luogo dove comunque avviene uno scambio di valore con gli altri, con il tuo vicino di casa, con i tuoi vicini di quartiere. No, ormai tutti hanno paura del vicino di casa, di quelli del quartiere, perché magari ti possono denunciare se non hai messo. Adesso la nuova notizia di oggi: se metti lo smart look perché hai un B&B, il vicino ti può denunciare, così un po' come era nel Covid, che il vicino poteva denunciarti alle autorità, in modo che le autorità ti venissero a prelevare direttamente a casa. Ed è così queste città tristi, dove a Natale ci sono questi mercatini che non trasmettono più neanche quel calore tipico natalizio, mercatini dove si vendono sigarette svapo e aspirapolveri, e dove comunque il rapporto tra le persone rimane sempre quello buongiorno, buonasera, ecco lo scontrino, buona giornata, il rapporto commerciale. Siamo dentro delle città distopiche, ovviamente agli occhi di chi ha vissuto gli anni 50, 60, queste città fanno paura. Poi si è aggiunta la trappola digitale, quindi non solo c'erano in giro dagli anni 90 in poi, dagli anni 2000 essenzialmente sono diventate così, perché prima negli anni 90 trovavi ancora appunto il cinema di quartiere. Io sono cresciuto guardando i film dei piccoli cinema di centro città che non ci sono più da anni, e si sono estinti in questa, diciamo, questo arrivo violento dei conglomerati commerciali di massa, di cui fa parte anche il cinema con le multisale. Quindi la sparizione della piccola bottega, del piccolo artigiano, del negoziante di prossimità, che adesso si sono svegliati e
si sono inventati che bisogna fare la campagna contro per rivalutare i negozianti di prossimità. Adesso l'hanno capito dopo 30 anni, cioè uno rimane veramente scioccato, cioè dopo 25-30 anni che il fenomeno è sotto gli occhi di tutti e lo viviamo ogni giorno, esce la notizia che adesso bisogna rivalutare i negozi di prossimità. Ma negli ultimi 25 anni sotto quale ipnosi eri? Era sotto l'ipnosi che la politica e il potere sopra la politica non permetteva la circolazione di un'idea del genere, perché era ancora in costruzione, quindi centri commerciali, enormi templi che hanno sostituito la spiritualità, templi del consumismo, della materia, in cui le persone non possono comunicare, hanno l'illusione di stare in un posto dove c'è altra gente, ma in pratica sono tutti zombie consumatori. E poi si è aggiunto il digitale, che è la batosta finale, nel senso, non solo questi zombie ipnotizzati vagano nei centri commerciali con l'incapacità di incontrare in qualche modo l'altro e di instaurare uno scambio di valori, una comunicazione. Quello che avviene nei centri sociali, non centri sociali quelli di sinistra o di destra, il concetto di centro sociale è un concetto universale, cioè centro anziani, centro ricreativo, centro sportivo, senza scopo di lucro. È un concetto che è stato poi infiltrato dalla cultura politica della sinistra, che ha trasformato i centri sociali in modo che non è che li ha trasformati, li ha politicizzati, in modo che l'altra parte politica possa dire che sono un posto di criminali, un posto di anarchici bombaroli con il tritolo nel gabinetto. Tutte sciocchezze. Il concetto di centro sociale è stato tenuto lontano semplicemente perché è l'unico vero concetto che può far funzionare le città. È l'unico vero concetto, quello che mette in moto delle strutture in cui tu, quando esci di casa, non vaghi in una città congelata con l'alberello di Natale 3.0 stilizzato, tutti indirizzati, ognuno nel suo mondo, e ognuno, appunto, dicevo, che guarda il suo padrone, lo schermo del suo padrone, lo smartphone, dove ormai, appunto, oltre a portare le persone dentro questi recinti agghiaccianti, questi grandi centri commerciali dove si vendono prodotti senza personalità, ma senza neanche convenienza, cioè non sono neanche convenienti, i mobili dell'Ikea o i bagni di Leroy Merlin presenti in questi conglomerati commerciali. Non hanno neanche la convenienza più del prezzo, sono in qualche modo delle vere prese in giro, cioè nel senso, sono iniziate come qualcosa magari di più conveniente rispetto all'artigiano che ti fa pagare il mobile in legno fatto a mano molto di più, ma poi col tempo questa cosa è stata modificata, adesso sono diventati cari tanto quanto l'artigiano, ma sono mobili, sono merce scadente, cioè merce non certo a livello di un artigiano che ti fa qualcosa a mano. E, e quindi oltre alla trappola fisica c'è la trappola psichica, quindi sono voluti andare più in profondità, oltre che stare in un recinto dentro cui tu sei solo, alienato, e la tua unica possibilità di scelta è quella di comprare, consumare, senza grandi possibilità di scambio con gli altri, perché comunque in un centro commerciale non ci sono attività sociali, ricreative o di chissà quale tipo, quindi
andare più in profondità significava prendere la parte psicologica interiore delle persone per vendergli dei prodotti mettendogli direttamente il venditore, il padrone in tasca. Infatti diciamo che internet si pone come qualcosa di gratuito, e offre in realtà contenuti. Io per esempio sto facendo questo video, sto parlando senza intenzione di specularci sopra, tranne per pubblicizzare anche il mio ultimo film, ma poi la maggior parte dell'internet è fatta di blog, articoli di blog, contenuti video che o cercano di venderti qualcosa in modo indiretto o cercano di inserire la pubblicità come le aziende più grandi del mondo che conosciamo, e quindi ti propongono la pubblicità in modo diretto. E per concludere, bisognerebbe creare delle città fatte di centri sociali, ovviamente non intese in senso politico come ci hanno abituati a vedere i centri sociali, ma pensate invece proprio per dare linfa vitale a una città, a un quartiere, ad un gruppo, ad una comunità, ad un gruppo di persone, e dare la possibilità di scambiarsi valore, scambiarsi informazioni, e creare empatie, amicizie, relazioni, e magari occuparsi di vari settori. Cioè c'è una comunità in cui tu vai se hai degli interessi artistici, c'è una comunità dove vai, per fortuna questi qualcuno esistono ancora, i centri anziani, se sei anziano a giocare a carte. Ma insomma l'idea è che tu finché non sei anziano non devi andare da nessuna parte, devi andare o a lavorare come schiavo per il padrone, oppure se sei un imprenditore devi comunque dare poi a Cesare quel che è di Cesare. Quindi devi essere dentro la trappola, e poi quando sei anziano va bene, sei libero di andare al centro anziani, ma il centro adulti non c'è. Nel senso, sembra che la vita sia riservata a tutti quelli che sono in età fino all'università, diciamo, anche se all'università già si incomincia a entrare in questa mentalità competitiva, quindi gli universitari spesso, dipende dall'università, però in certi contesti sono molto competitivi, poi stanno a casa, studiano, insomma già incominciano a perdere il contatto con la vitalità dell'esistenza, quindi si chiudono per preparare il loro piano professionale. E poi è consentito vivere a chi ha superato i 70, 75 e quindi è pronto per il centro anziani. Il resto è carne da catena di montaggio, carne da lavoro, oppure carne da mitragliatrice, come diceva qualcuno, se in questo caso, in quest'epoca, possibile anche carne da mitragliatrice. E quindi ecco, volevo condividere la mia visione, che mi fa anche un po' ridere, di queste città in cui appena c'è qualcosa di culturale, qui ad esempio stanno cercando di riaprire una struttura qui a Roma, in cui abbandonata, diciamo, dal comune, che era adibita a mercato ortofrutticolo, insomma un grosso mercato coperto, e ci sono alcuni ragazzi, cioè tanti, pochissimi, però diciamo sulla massa di migliaia di babbuini ipnotizzati ci sono alcuni ragazzi che vorrebbero fare di questa struttura un polo culturale, artistico, perché l'arte e la cultura nutre il territorio, nutre la società, quindi insomma in un quartiere, in un contesto dove non viene proposto una sega,
è giusto che ci sorga qualcosa di nuovo a questo proposito. Niente, vengono ostacolati in tutti i modi, quindi legalità, Costituzione, in questo caso illegalità, incostituzionalità, non lo potete fare, siete dei criminali e niente, queste strutture rimangono chiuse, marciscono con le ragnatele e c'è una vera e propria guerra senza esclusione di colpi quando si tratta di attività culturali, perché la cultura apre la mente e mette in connessione le persone e le porta via dai templi dello scontrino. Quindi è un pericolo la cultura. Poi se ti propongo questa cultura, questo surrogato della cultura che è proposto nel cinema, tutti questi finti autori, finti film, finte sale cinematografiche, eccetera, ok, ma anche bene. Ma se invece ti propongo una cultura vera che nasce dal basso, come nel caso del film indipendente, per esempio, è un film che nasce dal basso, quindi nasce con la volontà, con le energie di chi non ha accesso ai finanziamenti che sono messi insieme con i soldi dei contribuenti, quindi gente che si fa il film alla faccia del cittadino che paga le tasse e fa lo schiavo magari in fabbrica o magari fa il libero professionista, si diverte eccetera, però paga le tasse e vengono costruiti tutti questi finti artisti, la finta cultura. Quindi il surrogato ogni tanto lo si trova in giro, ma una cultura vera che nasce dal basso no, perché quella porterebbe il babbuino ipnotizzato fuori dai centri commerciali, fuori dal suo circuito di alienazione in cui non ha altra scelta se non vagare e comprare e poi lavorare, produrre, consumare, come dicevano i CCCP, produci, consuma, crepa. E è una realtà che ormai esiste da 40 anni, Pasolini l'aveva intuita prima che si incominciasse a manifestare in tutta la sua prepotenza. Già c'erano i germogli, i semi nella sua epoca e lui li ha intuiti. Siamo una periferia dell'impero che compra i prodotti della capitale dell'impero come prodotti principali. Poi se ci avanza qualche spicciolo possiamo comprare anche i prodotti che produciamo noi qui nella piccola sfigata periferia, ma dopo, prima diamo a Cesare quel che è di Cesare. E quindi siamo dentro questa grande celebrazione del consumismo con questi centri commerciali giganteschi dentro il quale ti senti più piccolo che dentro la basilica di San Pietro, che in qualche modo è anche un centro commerciale, anche quella, diciamo, che però vende altri prodotti. eh, e niente, vi invito se vi va, a guardare il mio film Il poeta perduto su Indicinema, iscrivendovi a indicinema.it in lingua italiana. Poi se volete c'è anche il sito in lingua inglese che è .co, e se siete, insomma, se preferite in inglese, per ora è disponibile solo lì ed è un film appunto che parla di questo tema in maniera, insomma, romanzata, fantasiosa e diversa da un discorso diciamo fatto così a tavolino, ovviamente in forma cinematografica. Buona giornata.